Buongiorno dal diversamente giovane Ale di Chingon Van Life direttamente da Toronto in Ontario in Canada. Bang! Buongiorno amici dalla badante del diversamente giovane direttamente dalla periferia di Toronto. Ciao, sono Matteo del Viaggio con Ranger. Ciao, sono Giada di In Viaggio con Ranger, un'altra badante. Ciao, sono Gabriele di Girabandera e la mia badante sta ancora dormendo. Buongiorno, un incontro toppissimo all'inizio del nostro viaggio con... Buongiorno amici, sono Serena di Chingon Van Life. Io e mio marito Ale stiamo viaggiando nel continente americano da bene 1 anno e mezzo, però oggi abbiamo avuto l'onore di incontrare Giada e Matteo che stanno appena iniziando il viaggio, lo stesso viaggio avventura che abbiamo fatto noi. Noi stiamo andando verso ovest, mentre i nostri nuovi amici vanno verso est, quindi questo incontro purtroppo sarà l'unico su questa strada, ma speriamo poi di rincontrarci per le strade del mondo. Esattamente, perché ricordatevi, chi inizia un viaggio del genere non lo finisce qui, le avventure andranno avanti. E speriamo quindi che le nostre avventure, le nostre strade si possano ritrovare chissà dove. Per ora noi continueremo il nostro viaggio verso ovest e noi verso est. E vi racconteremo sui nostri canali YouTube che sono il nostro canale Chingon Van Life per chi volesse seguire le nostre avventure, e seguiteci anche sui nostri social di Facebook e Instagram. Noi, come sapete, siamo in Viaggio con Ranger, la nostra macchinina che vedete qui dietro è da questo che prende il nostro nome il canale. Lì vogliamo far vedere anche il Chingon, chi è il Chingon? Assolutamente, questo è il nostro mezzo, è il Chingon, è il nostro Fiat Ducato. In questo incontro fortuito a Toronto abbiamo anche incontrato Gabriele di Girabandera e questo è il suo mezzo, un bellissimo van camperizzato in Polonia con colori e materiali completamente differenti da quelli che sono le camperizzazioni standard dei van italiani. Sì, noi abbiamo comprato il furgone vuoto, lo abbiamo consegnato a questa ditta di ragazzi polacchi che ormai lo fanno per lavoro. E noi abbiamo progettato tutto l'interno, guardando tantissime conversioni di van su YouTube, abbiamo preso spunto da ognuno di loro, poi l'abbiamo disegnato sull'iPad e lo abbiamo consegnato a questi ragazzi e abbiamo chiesto se erano capaci di farlo. Loro, nonostante facciano di solito conversioni standard, anche se usando sempre il loro stile, hanno preso un po' come una sfida questa tipologia col bagno dal lato opposto, diciamo, rispetto a dove lo trovate di solito, e quando ci siamo rivisti dopo 2 mesi lo abbiamo già trovato fatto così come gli abbiamo chiesto noi. Siamo molto curiosi di scoprire questa nuova grandissima città dell'Ontario, la città più popolosa, e di andare a vedere i suoi grattacieli e la sua parte vecchia, tra virgolette. Non ci sembra vero, ma siamo arrivati a Toronto! Evviva! Eccola lì la CN Tower. Eccoci sotto la torre che prima della costruzione del Burj Khalifa era la più alta del mondo.
Proprio sotto la CN Tower c'è il Rogers Center dove si svolgono le partite di baseball. Siamo qui seduti sotto la CN Tower, è un edificio alto 533 metri, pensate che è stato costruito in 3 anni, dal 1973 al 1976, e il suo scopo è quello di essere una torre per le telecomunicazioni. Ci sono 150 piani e ben 9 ascensori che permettono di salire fino sulla sommità. È una struttura autoportante, oggi ha ancora la sua funzione di torre delle telecomunicazioni, ma è diventata una importantissima attrazione turistica su cui si può salire con un ascensore panoramico. Proprio di fronte alla torre delle telecomunicazioni di cui mi sono innamorata c'è questo museo dei treni, del vecchio deposito ferroviario. La parte esterna è gratuita, c'è il vecchio binario, tutta una ricostruzione con le Canadian Pacific Railway. La Union Station, quindi la stazione ferroviaria, come era all'inizio del 1900, quando è stata costruita tra il 915 e il 930. Il tempo non è che invogli, però in centro a Toronto c'è la spiaggia con gli ombrelloni, le panchine belle. Che spettacolo! Qui dietro di me vedete il Roy Thomson Hall, che è una sala concerto aperta nel 1982 e che può ospitare fino a 2600 persone. Almeno sanno che ci sei e che sei vivo. Originalissima la facciata della sede della CTV canadese, con questa macchinina schiantata nel muro, bellissima. Abbiamo fatto più di 1 chilometro di deviazione per arrivare a Graffiti Alley. L'inizio di questa stradina è terribile, per cui se le cose non migliorano abbiamo fatto della strada a piedi completamente inutile. No. Matteo piace quella più che Graffiti Alley, che in effetti un po' di dubbio gusto, onestamente. Diciamo che c'è anche un po' da aver paura, non è che proprio come zona della città sia così spirevole. Poi vedi la Porsche parcheggiata lì e allora dici boh, vabbè, allora vorrà dire che è tutto tranquillo. Il suo perché alcuni murales, alcuni graffiti sono belli, ma la sporcizia che c'è intorno è spaventosa. Questo è l'edificio più carino in assoluto. Ecco, questo non è il mio genere, però è particolare. Una mano di scheletro fatta con bulloni viti che tiene la cornetta telefonica.
In Canada si può acquistare tranquillamente cannabis e infatti ci sono un sacco di negozi. Possono entrare i maggiori di 19 anni ed è pet friendly questo negozio. Questa piazza non è famosa solo perché c'è la scritta Toronto dove tutti vengono a farsi le foto, ma è famosissima perché c'è sia la vecchia costruzione del municipio, la Old City Hall, e sia la New City Hall, quindi il palazzo nuovo che è stato costruito nel 1960. Abbiamo lasciato il Financial District per dirigerci a St. Lawrence, precisamente al mercato dove speriamo di trovare qualcosa di buono da mangiare. Abbiamo fame e qua c'è qualunque cosa, pesce, carne, i gamberetti, le ostriche. Number 23.50. Abbiamo seguito il consiglio del Cingon e siamo venuti al St. Lawrence Market e ci siamo comprati dei paninozzi buonissimi. Non abbiamo già divorato. Sì, prima di fare il video ne abbiamo mangiato uno perché non ci avevamo più dalla fame e adesso questo è il secondo, che ha di nuovo un aspetto bello invitante. Il mercato di San Lorenzo è un edificio storico perché risale al 1845, è poi stato trasformato in mercato nel 1902 ed è ulteriormente ristrutturato negli anni 70. C'è veramente di tutto, dalla verdura di tutti i tipi, frutta, tutto bellissimo, ordinato, funghi strani. Qui sembra proprio di essere in Italia, ci sono dei prosciutti, dei salami. I prezzi tutto sommato non sono così folli, pensavamo peggio onestamente. Dopo quanti chilometri? 8 chilometri. Siamo arrivati al Distillery District. Ragazzi, ci hanno anche regalato il sido di mele alcolico, che qui in Canada è difficile da trovare qualunque roba alcolica. Oh, stasera lo assaggiamo. Questo posto è stupendo sia all'esterno ma anche all'interno perché è un museo gratuito a cielo aperto con tutti i vecchi attrezzi utilizzati in questa distilleria. C'è anche una gigantesca piegatrice . Qui c'è un posto caratteristico dove si comprano i lucchetti per $10 e poi si appendono qua scritti autografati per segnare il proprio amore nella scritta love. Ne hanno messi di tutti i tipi, quelli comprati qua e quelli invece tipo vecchissimi. E c'è anche la pompa antincendio a vapore dell'epoca. Hanno salvato tantissime cose e le hanno utilizzate per arredare gli interni.
Guardate anche questo, tutti i manometri, ogni angolo ha un pezzo diverso. Questa è un'ulteriore pompa che però è del 1960 e che pompava ben 4500 litri di acqua al minuto. Ci stiamo spostando in macchina perché siamo cotti verso Casaloma. Non andremo a visitare il suo interno, ma eravamo curiosi perlomeno di vederla. Casaloma è un edificio costruito nel 1911 in soli 3 anni, voluto da il più ricco uomo del Canada dell'epoca, il signor Henry Pellat. Questa residenza gigantesca con ben 98 stanze rimase di proprietà di Pellat solamente 10 anni, perché poi andò in rovina e dovette svenderla all'asta. Successivamente negli anni 20 divenne un hotel di lusso e dopo ancora negli anni del proibizionismo un locale notturno. Questa casa era stata costruita con delle diavolerie innovative per l'epoca, tra cui un ascensore, un aspirapolvere centralizzato, una piscina, delle piste da bowling e anche 2 passaggi segreti che conducevano direttamente nell'ufficio privato del proprietario. Il traffico per uscire da Toronto è impressionante, è tutto rosso. Buongiorno. Vi spostate per favore? Certo, scusate. No, si sente! Ce la possiamo fare, Sara. Buongiorno, questa mattina un incontro bellissimo all'inizio del nostro viaggio con... Si dice toppissimo. Toppissimo. Giada, toppissimo. La rifacciamo? No, questa la lasciamo. Uncut.